No ragazzi, non ci vedete doppio, ma questi sono due droni praticamente identici. Uno è il Seafly Dream e costa 250 euro, l'altro invece è il JJRC X9 Heron e costa 150 euro. Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. I più attenti di voi sicuramente si ricorderanno del Seafly Dream, ottimo drone ispirato allo Spark che recensì la scorsa estate, quindi pochi mesi fa, e mi piacque davvero tantissimo ed è piaciuto anche a voi, infatti ne avete comprati davvero tanti. Ma da poche settimane sul mercato è uscito un nuovo drone dal nome JJRC X9 Heron ed è praticamente la fotocopia del Seafly Dream in tutto per tutto, ma costa 100 euro in meno. Intanto vi rimando alla mia recensione del Seafly Dream che trovate nella scheda qui in alto a destra per rinfrescarvi un attimo la memoria, e vi dico che comunque ci sono alcune differenze tra questo JJRC e il Seafly, ma nemmeno così tante. Ok ragazzi, metto da parte un attimo il drone perché voglio dirvi una cosa. Che ci siano marchi cinesi che copiano altri marchi cinesi, diciamo che non mi sorprende più di tanto, specialmente quando si copiano dei prodotti buoni come il Seafly Dream e quando si mantiene una buona qualità anche nel drone o comunque nel prodotto clonato. Diversa è la questione invece quando dei marchi italiani, non faccio nomi per evitare denunce, che millantano innovazione tecnologica, prendono di fatto dei droni cinesi di fascia bassissima, super pericolosi, con tanti problemi, li copiano uno a uno, paro paro, senza risolvere le loro problematiche, cambiano la colorazione, cambiano il marchio e li rivendono sul mercato italiano con marchio CE a 5-6 volte il loro valore. Ecco, questo è un bel problema su cui si potrebbe discutere, ma non in questo video, e chi mi segue da un po' sa già di cosa sto parlando, anzi, di chi. Ma vabbè ragazzi, torniamo a noi, al JJRC X9. Quali sono le caratteristiche tecniche di questo drone così economico? Vi ricordo che costa attorno ai 150 euro su Gearbest, AliExpress, vi lascio un po' di link qui sotto in descrizione. Iniziamo dicendo che rispetto al Seafly Dream l'unica vera differenza è data dal radiocomando che vedremo tra un attimo, ma a parte quello sono davvero uguali. Si tratta di un drone chiaramente ispirato al DJI Spark con motori brushless che garantiscono all'incirca 15-16 minuti di autonomia, GPS che permette di attivare funzionalità di volo smart come il ritorno a casa automatico, fail-safe, follow me e waypoint. Inoltre è dotato di una VPU, una cam inferiore che permette di stabilizzare il drone anche in assenza di GPS, quindi può essere utilizzato anche al chiuso in zone ben illuminate, comunque in stanze ben illuminate, senza pericolo che vada a sbattere da qualche parte da solo. Comunque sia, se lo usate al chiuso usate sempre la testa perché è sempre pericoloso. Cam Full HD con gimbal a due assi che permette delle riprese stabilizzate. Ovviamente non immaginatevi di ritrovarvi con la cam del DJI Spark, però per un drone di questa fascia di prezzo è abbastanza decente o buona. La connettività al radiocomando e allo smartphone è assicurata dalla Wi-Fi 5G che permette circa 1 chilometro di range di controllo, e come sempre vi ricordo che in Italia al momento la distanza massima legale è 200 metri di distanza e 70 metri di altezza. La prova di volo, quindi le immagini aeree registrate da questo drone, le troverete nella scheda qui in alto a destra o qui, mi confondo sempre, ovviamente appena sarà disponibile il video. Quindi ragazzi, andiamo a vedere subito cosa troviamo nella confezione di questo drone così economico ma così interessante. Quello lì a destra è il Seafly Dream ragazzi, quindi non confondetevi, bianco è il Seafly Dream, nero è il JJRC X9 Heron. L'ho messo lì in modo da poterli comparare durante questo unboxing. La confezione è realizzata con materiali più economici qui sul JJRC invece che sul Seafly Dream, che come vedete ha una confezione rigida decisamente migliore, ma ok, questi sono aspetti marginali. Andiamo a vedere cosa c'è
scritto dai 14 anni in su, drone 5G con Wi-Fi FPV con motori brushless e cam stabilizzata. Questo è il radiocomando che, come vi ho detto, è diverso dal Seafly Dream. Sulle parti laterali abbiamo alcune funzionalità di volo come il volo programmato sulla mappa, il GPS. Dietro abbiamo l'altra colorazione bianca, identica al Seafly Dream. Io l'ho preso nero per avere due colori diversi, altrimenti sarebbe stata davvero la fine. Punto di interesse, follow me. Abbiamo il manuale di istruzioni che è piccolino, sono poche pagine. Ci viene indicato come montare il supporto sul radiocomando. Ragazzi, una cosa importante, potete collegare il drone sia solo allo smartphone sia al radiocomando. Se collegate il drone al solo smartphone per farvi una foto al volo avrete un range di controllo più limitato, invece se collegate il drone al radiocomando avrete un range di controllo ovviamente maggiore. Abbiamo i due QR code per scaricare l'applicazione sia su iOS che su Android, e sull'applicazione ci torneremo tra poco perché c'è qualcosina da dire. Poi abbiamo tanta gomma piuma che protegge il drone e lo mettiamo un attimo da parte, lo vedremo dopo. Qui abbiamo il supporto per lo smartphone da collegare al radiocomando. Diciamo che il supporto non ha una grandissima escursione, permette di collegare smartphone fino ai 7 pollici circa, però ovviamente non potrete collegarci dei tablet. La batteria, identica a quella del Seafly Dream, quindi potrete usare le stesse batterie su entrambi, è una 11.4 volt 1000 mAh credo, non riesco a leggere bene, sono cieco ragazzi, perdonatemi. Qui abbiamo i LED che ci mostrano lo stato di carica della batteria come per il DJI Spark, però qui abbiamo 3, 4, 5, 6 LED invece dei 4 del DJI Spark. Caricabatterie marchiato CE ed FCC, fatto abbastanza bene. La batteria si collega in questa maniera a slitta e poi qui si collega ovviamente il cavo di alimentazione. Ed eccolo qui il cavetto di alimentazione, che è un cavetto classico, però abbiamo la presa americana, quindi fate prima a cambiarlo con un altro cavo. In questa bustina invece abbiamo due eliche di ricambio che non sono a sgancio rapido purtroppo, adattatore per il cavo di alimentazione, ottimo, e anche una chiave esagonale per svitare e avvitare le eliche. Cavo USB, micro USB per collegare il drone al computer e quindi per trasferire foto e video, e infine il radiocomando. Bellino, ben costruito, ok, niente di eccezionale, comunque materiale ruvido, garantisce un buon grip. Gli stick hanno una buona sensibilità, niente di eccezionale. Tasto d'accensione, auto take off e atterraggio automatico, tasto per scattare foto e registrare video, ritorno a casa automatico, tasto per switchare la modalità di volo da GPS a altitude mode, quindi per il volo indoor al chiuso, due LED di stato, la parte inferiore vuota, anche quelle laterali. Sulla parte superiore invece troviamo un'unica ghiera che serve per inclinare il gimbal. Non possiamo regolare l'esposizione manualmente, dovremo farlo tramite l'applicazione. Le antenne utilizzano lo stesso sistema di chiusura dei droni DJI, invece qui dietro abbiamo la parte in cui andare ad alloggiare il supporto per lo smartphone. Vediamo se ci riusciamo, eccoci qui, e qui possiamo poi inserire lo smartphone. Questo invece era il radiocomando del Seafly Dream, costruito decisamente meglio, più solido, con degli stick un po' più seri. Credo che possiate utilizzare questo anche sul JJC X9 tranquillamente, solo che qui ragazzi c'era la slitta automatica, no, fantastica. Passiamo invece ora ad analizzare più da vicino il drone e notiamo subito che le plastiche non sono di grandissima qualità, però abbiamo in compenso dei motori brushless che sembrano di buona qualità. Ovviamente non mancano i 4 LED e una piccola sorpresa è la cam VPU per il controllo d'altezza in assenza di GPS, ad esempio al chiuso o comunque per migliorare la stabilità del drone in volo anche fuori casa.
Questa è una piccola chicca di questo JJRC e del fratello Seafly Dream. E ovviamente abbiamo anche il reparto cam Full HD con un gimbal a 2 assi. I materiali sono abbastanza economici, però in volo si comporta abbastanza bene, a patto di non esagerare con la velocità del drone. Inseriamo intanto la batteria per scoprire se il drone si accende oppure no. Ok, si tiene premuto. Ragazzi, la musichetta è la stessa del Seafly Dream. Ecco, sono davvero identici, ragazzi, guardate, assurdo. Andiamo ora ad accendere anche il radiocomando. Quando i LED del drone diventeranno verdi, i LED posteriori, significa che il radiocomando è stato associato regolarmente. Tramite la rotellina qui sul radiocomando potremo inclinare il gimbal da -90 a 0 gradi. Invece per armare i motori non possiamo farlo in questo caso in casa perché siamo in assenza di GPS, dovremo passare alla modalità altitude, quindi con GPS disattivato, e attivare i motori. Drone comunque molto silenzioso. Come vedete, quando siamo in modalità altitude questo LED diventa rosso, mentre in GPS diventa verde. Qui dietro inoltre è presente lo slot per inserire la micro SD dove andranno a essere salvate foto e video. Invece tramite questa micro USB potrete collegare il drone al PC per trasferire i filmati e le foto senza dover estrarre la micro SD. Potrete connettervi o al controller e quindi avere un range di controllo maggiore, oppure direttamente al drone se non volete passare dal controller. La sua applicazione si chiama Enjoy Fly ed è davvero molto semplice. Vi basterà aspettare la connessione qualche attimo, start, e siete subito connessi al drone con tutte le sue funzionalità di volo. Però ragazzi, io vi consiglio di utilizzare l'applicazione del Seafly Dream, che è identica ma maggiormente aggiornata. Se notate, ha subito rilevato il Seafly Dream, anche se di fatto non è il Seafly Dream, e potrete connettervi anche tramite questa applicazione che è in italiano, ha qualcosina in più. Comunque una rapida analisi: qui in alto a destra avete lo stato della micro SD, potrete inclinare il gimbal manualmente tramite questa ghiera virtuale, registrare video, scattare foto, accedere alla libreria interna. Io avevo scattato già qualche foto, no ragazzi, tenevo il drone in mano, ve lo giuro, quindi non sono droni, foto illegali credo. Poi avete sulla sinistra la possibilità di controllare il drone tramite l'inclinazione dello smartphone, il decollo automatico, la mappa GPS. Cliccando su Position accederete a tutte le varie modalità di volo che magari vedremo in un video apposito se vi interessa. I satelliti agganciati, siamo al chiuso quindi nessun satellite. Lo stato della batteria, ecco, l'applicazione originale ha lo stato della batteria buggato, quindi non fateci affidamento, utilizzate questa applicazione Seafly. Mentre da questo menu accederemo a tutte le impostazioni aggiuntive del drone, quindi calibrazione, modalità principiante, batteria bassa, eccetera eccetera. Applicazione molto semplice che comunque funziona abbastanza bene. Come notate è molto livellato il gimbal, vediamo se stabilizza bene oppure no. Sì dai, niente male per essere un drone da 150 euro. Bene ragazzi, che dire in conclusione? Questo JJRC X9 Heron è un drone davvero economico, adatto a chi vuole spendere relativamente poco. 150 euro per un drone con queste caratteristiche non sono assolutamente tanti, anzi, e ritrovarsi comunque con un drone di buona qualità, con un ottimo range di controllo, con un gimbal 2 assi, motori brushless, insomma tanta roba per il suo costo. Purtroppo la cam non ha la qualità di droni più costosi, ma è anche normale che sia così. Quindi se vi è piaciuto anche il Seafly Dream nella mia recensione della scorsa estate, ma non l'avete comprato per il prezzo forse un tantino alto rispetto alle sue reali qualità, ecco, ora il
JJC X9 risolve questo problema e non avete più scuse per non comprarlo. I punti positivi di questo drone sono sicuramente le dimensioni, è molto piccolo, siamo all'incirca sulle stesse dimensioni di un DJI Spark, il prezzo è davvero molto accessibile, all'incirca attorno ai 150 euro. Abbiamo la possibilità di un doppio controllo sia tramite smartphone, quindi per farsi delle foto al volo, un selfie volante, oppure tramite radiocomando se vogliamo eseguire dei voli più impegnativi. Segnalo che su questo drone è possibile utilizzare anche solo il radiocomando senza smartphone e questa è una cosa molto importante per la sicurezza. Se l'applicazione crash potrete controllare tranquillamente questo drone tramite il radiocomando, quindi non è basato unicamente sull'applicazione come altri droni. Tra i punti positivi ovviamente inserisco anche il range di controllo attorno ai 1000 metri, è illegale arrivare a quella distanza, però questo range di controllo permette una buona qualità anche entro i limiti massimi di legge italiani. Infine abbiamo la VPU per la stabilizzazione al chiuso o in assenza di GPS e infine il gimbal. Trovare un gimbal, anche se di qualità appena discreta come in questo caso su droni di questa fascia di prezzo, credetemi, è impossibile. Invece i suoi aspetti negativi legati al suo costo così basso sono la cam, che ovviamente non ha una qualità eccezionale, ma è comunque discreta e va bene per fare foto e video per i social network, per Facebook, Instagram, YouTube, per quelle cose va benissimo. Inoltre i materiali costruttivi, lo vedete anche contro luce, non sono di grandissima qualità, ma essendo un drone con bracci fissi e non richiudibili, diciamo che possiamo passarci oltre. Infine l'ultimo aspetto negativo che voglio segnalare è l'autonomia. Nonostante ci siano degli ottimi motori brushless, la sua durata in volo è di circa 15-16 minuti. Ci si poteva aspettare qualcosina in più, però ovviamente basta cambiare batteria, vanno bene anche quelle del Seafly Dream e si vola per più tempo. Ok ragazzi, quindi questo è tutto, sono gli aspetti positivi e negativi di questo JJC X9 Heron, drone che sì, vi consiglio se volete spendere poco e avere un buon drone con cam, gimbal, GPS, motori brushless e tante funzionalità di volo. Io 2 anni fa, 3 anni, quando iniziai a volare con i droni, non avrei mai potuto comprare un drone del genere a 150 euro. A 150 euro a quell'epoca avevi droni totalmente manuali, enormi, plasticosi, invece oggi fortunatamente le cose sono un po' cambiate. Ok amici miei, se volete comprare questo drone o i suoi accessori trovate tutti i link qui sotto in descrizione video. Gearbest, AliExpress, io vi consiglio Gearbest con spedizione Priority Line, linea prioritaria per non avere spese di dogana, ma anche AliExpress è buono se il prezzo è conveniente. Ricordate che in alcuni casi potrebbero esserci delle spese doganali con AliExpress. Sempre qui sotto in descrizione video trovate anche il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, dove pubblico offerte di tanti droni, compreso questo, gruppo Facebook dedicato a droni e tecnologia e inoltre canale Instagram. Inoltre ragazzi, noi non chiediamo nessuna donazione, ma se volete supportare questo canale non fate mancare un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Questo è tutto, buon volo a tutti, economico, e alla prossima. Ciao ragazzi!